Ufficialmente è arrivato il freddo. L'altra sera, verso le 18, ero a spasso con Taro per fare la classica passeggiata del pomeriggio e credetemi se vi dico che avevo le gambe gelate, nonostante avessi indossato dei pantaloni in pile. Bene o male, sulla parte di sopra ero calda perché sotto al cappotto indossavo anche una maglietta con la zip sempre in pile, più il cappellino e quindi ero protetta. Ma le gambe, credetemi, gelate. Quindi mi è venuto in mente di realizzare un paio di scaldamuscoli da utilizzare non solo per portare Taro a spasso quando fuori è veramente freddo, ma per poterli utilizzare anche in altre occasioni, magari per uscire con un paio di scarpe con il tacco o perché no, anche con una minigonna. Ma adesso andiamo a farli insieme. Andiamo a lavorare i nostri scaldamuscoli partendo dal lato lungo. Quindi andiamo a prendere una misura che va da un po' più su del ginocchio fino ad arrivare all'osso del piede. Prendiamo la misura che è di circa 47 cm. Mentre per quanto riguarda la larghezza andiamo a prendere la circonferenza del nostro polpaccio che è di circa 34 cm. Ma noi andremo a realizzare una circonferenza leggermente più stretta in quanto è un punto elastico, quindi andranno bene all'incirca 28-30 cm. Avviamo la nostra lavorazione montando 80 catenelle. Io vi farò vedere soltanto un piccolo campione del punto perché poi sarà veramente facilissimo realizzarlo. Montate le nostre 80 catenelle, gettiamo il filo sull'uncinetto e lo puntiamo sulla terza catenella e andiamo a realizzare una mezza maglia alta. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e andiamo a realizzare una mezza maglia alta. Sarà un punto elastico per cui inizieremo la nostra lavorazione dal lato lungo. Continuiamo realizzando una mezza maglia alta in ciascun punto fino alla fine della catenella. Arrivata al termine della catenella ho 79 mezze maglie alte. Al giro numero 2 andiamo a fare 2 catenelle che sostituiranno la prima mezza maglia alta, voltiamo il lavoro e andiamo a fare una mezza maglia alta in ciascun punto ma in costa dietro. Quindi non andiamo a prendere questa costina qui, ma giriamo leggermente le nostre mezze maglie alte e andiamo a prendere questa costina qui, la costina posteriore della mezza maglia alta. E continuiamo in questo modo fino alla fine della catenella, realizzando 79 mezze maglie alte prese in costa dietro. Arrivate al termine della catenella, come potete vedere, si forma il rilievo, questa specie di trecciolina. Al giro numero 3 andiamo a ripetere la stessa cosa, quindi andiamo a fare 2 catenelle in sostituzione della prima mezza maglia alta, carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a prendere la mezza costina posteriore della mezza maglia alta del giro precedente. Quindi non andiamo a prendere questa costina qui, ma andiamo a prendere questa. E andiamo a realizzare 79 mezze maglie alte e continuiamo in questo modo per un totale di 32 giri. Una volta completati tutti e 32 i giri, ancora non ho tagliato il filo perché andremo a cucire il nostro scaldamuscolo. Come vedete uno l'ho già realizzato e adesso andiamo a vedere come fare la cucitura per il secondo. Pieghiamo a metà dal lato lungo il nostro scaldamuscolo in questo modo. Per comodità sull'ultimo lato vado ad agganciare un marcapunti. A questo punto giro la mia lavorazione e faccio combaciare tutti i punti. A questo punto con l'uncinetto entro dall'altro lato, dal lato opposto a quello dove ho ancora agganciato il filo. Entro sull'ultimo punto in questo modo, aggancio la solina
e la vado a portare indietro in questo modo. Porto indietro anche il filo e a questo punto vado a realizzare la cucitura. Aggancio la solina anteriore della catenella di un lato e la solina dietro dell'altra catenella e vado a fare una maglia bassissima. Di nuovo aggancio la solina esterna della seconda catenella e la solina esterna della catenella del lato opposto e vado a fare una maglia bassissima. Di nuovo aggancio la solina esterna della catenella di un lato e la solina esterna della catenella del lato opposto e vado a fare la mia maglia bassissima, ricreando queste catenelle e continuo in questo modo fino alla fine dello scaldamuscolo. Terminata la cucitura, come vedete, si nasconde benissimo con il resto del punto del nostro scaldamuscolo. Vedete? Adesso passiamo alla bordura di rifinitura superiore. Quindi terminata la cucitura non vado a tagliare il filo, ma entro direttamente con l'uncinetto nel primo punto disponibile e vado a fare una maglia bassa. Entro nel punto successivo e faccio una maglia bassa, entro nel punto successivo e faccio ancora una maglia bassa e continuo realizzando una maglia bassa in ciascun punto fino alla fine del giro. Terminata la bordura vado a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto all'inizio. Vado a fare una catenella di sicurezza e posso tagliare il filo. Sfilo il lavoro e con l'aiuto di un ago tirafettuccia vado a nascondere il filo all'interno. Nascosto il filo, vado a tagliare quello in eccesso e vado a ripetere la stessa bordura anche dall'altro lato. I nostri scaldamuscoli sono pronti e adesso non ci resta che provarli. Ho provato gli scaldamuscoli e devo dire che sono veramente caldi, quindi l'idea è stata ottima. Non saranno molto belli perché ho scelto questo colore arancione molto visibile, però un po' di colore in inverno non guasta mai. Se questo video vi è piaciuto, supportatelo lasciando un bel like, fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi altri progetti creativi. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial. Ciao!